Siete in gruppo. Amici, colleghi, famiglia, non importa dove. A un certo punto qualcuno dice qualcosa su di te, una battuta costruita con le parole giuste per sminuirti. Un commento che sentono tutti. Un attacco mascherato da conversazione. Tutti aspettano. Ti guardano. In quel momento senti il peso di quegli sguardi, la pressione di dover rispondere, di non sembrare quello che non sa difendersi, non rispondere. Oggi ti spiego perché chi tace in quel momento non ha perso, ha già vinto, e perché il gruppo lo sa, anche se ancora non ti è chiaro. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento pratico per affrontare la vita reale. Iniziamo. L'attacco pubblico non è diretto a te. Quando qualcuno ti provoca davanti ad altri, non sta parlando con te, sta parlando con il gruppo. L'attacco pubblico ha una struttura precisa, non è mai spontaneo, anche quando lo sembra. Chi lo fa ha calcolato, consciamente o no, che il pubblico amplifica l'effetto. Senza pubblico, la stessa frase vale la metà. Ti fa capire qualcosa di fondamentale. Tu non sei l'obiettivo, sei il mezzo. Chi provoca davanti agli altri vuole creare uno squilibrio visibile, far sembrare che tu sia in una posizione inferiore rispetto a lui. E per farlo ha bisogno solo di una cosa, la tua reazione. Perché l'attacco pubblico è una struttura incompleta. È costruito per essere completato dalla tua risposta. La tua agitazione completa il suo attacco. La tua difesa lo conferma. La tua reazione gli dà il finale che stava aspettando. Marco Aurelio, nelle Meditazioni, scrisse qualcosa che sembra semplice, ma cambia il modo di vedere. Ritirati in te stesso ogni volta che puoi farlo. Non stava dicendo di fuggire dalla situazione. Stava dicendo che esiste un luogo dove l'altro non arriva, dentro di te. Solo dentro di te scegli cosa fare. La legge del vuoto sociale. Esiste una dinamica nei gruppi che viene capita da pochissime persone. La chiamo la legge del vuoto sociale. Funziona così. Quando qualcuno lancia un attacco davanti a un gruppo, crea una tensione. Quella tensione deve andare da qualche parte, deve scaricarsi. Se reagisci, la tensione si scarica su di te. Sei il fulcro della scena. Sei tu che mostri agitazione, calore, difesa. Il gruppo si accorge di tutto. E l'attaccante ha vinto, hai completato la sua mossa, ma se non reagisci e lasci il vuoto, la tensione non sparisce, si sposta, torna verso chi l'ha creata. Il gruppo aspettava la tua reazione, non arriva, il disagio non sa dove andare e ricade su chi ha parlato nell'aria. Seneca, nel De Ira, scrisse qualcosa che definisce questo meccanismo, con una precisione che sorprende ancora oggi. La vendetta è una confessione di dolore. Non è un'anima grande quella che si piega all'offesa. Reagire, rispondere, difendersi, contrattaccare è una confessione. Dice al gruppo, quella freccia ha trovato il bersaglio. Dice all'attaccante, hai avuto quello che volevi. Il silenzio dice l'opposto. Non c'era niente da colpire. Ma qui c'è una distinzione che non puoi ignorare. Esiste il silenzio imbarazzato e il silenzio scelto. Sono due cose opposte. E il gruppo li riconosce in meno di 2 secondi. Il silenzio imbarazzato è rigido, abbassa gli occhi, arrossisce, il corpo si chiude, comunica, sono sopraffatto. Il silenzio scelto è presente, non agitato, guarda, non cede lo spazio, comunica, ho sentito, ho deciso di non rispondere. La differenza non è nelle parole, non ne stai dicendo, è nel corpo, nella postura, negli occhi. E il gruppo lo vede immediatamente. Il paradosso, rispondere, è perdere. Ecco il punto in cui lo stoicismo dice qualcosa che va contro ogni istinto. L'istinto dice, rispondi, altrimenti sembri debole. La logica dice, almeno spiega la tua posizione. Lo stoicismo dice, il silenzio scelto è l'unica risposta che l'attaccante non può usare contro di te. Chi risponde a una provocazione pubblica cede il controllo della scena. Non importa quanto sia brillante la risposta, non importa quanto tu abbia ragione. Nel momento in cui parli, diventi la persona smossa dall'attacco.
e il gruppo se ne accorge. Epitteto disse qualcosa che pochi ricordano. Taci il più possibile, di solo ciò che è necessario e in poche parole. Non stava dando un consiglio sulla conversazione quotidiana. Stava descrivendo il principio per cui le parole hanno peso solo quando sono rare. Chi parla sempre perde forza. Chi tace spesso e poi parla viene ascoltato in modo diverso. Questo è il paradosso. Credevi che rispondere ti avrebbe fatto sembrare forte. In realtà chi risponde sta confermando al gruppo di essere stato colpito. Chi non risponde sta dimostrando di essere al di sopra. E quella distanza, quella posizione al di sopra, è proprio ciò che vede il gruppo e rispetta. I 3 passaggi pratici. 3 passaggi pratici da applicare la prossima volta. Primo, ferma il corpo prima di fare qualsiasi cosa. Quando arriva la provocazione, il corpo reagisce prima della mente. Senti quella contrazione alla gola, al petto, alle mani. Non bloccarla, è normale, ma invece di seguirla, porta il peso verso il basso. Piedi a terra, schiena diritta, respiro lento. Quel gesto interno ti toglie dalla modalità reattiva in meno di 3 secondi. Non serve che si veda, basta che lo fai. Secondo, mantieni lo sguardo, non la tensione. Guarda chi ha parlato, non con sfida, rabbia o disagio, con quello che in greco si chiama ataraxia, imperturbabilità, uno sguardo che dice «ho sentito, non mi interessa rispondere». 3 secondi di quello sguardo pesano più di qualsiasi risposta e non danno niente all'attaccante. Non c'è niente da usare, non c'è niente da deformare. Terzo, se devi dire qualcosa, di pochissimo. Non spiegare, non difendere, non giustificare. Se il silenzio assoluto non è gestibile in quella situazione, una sola parola neutra chiude la scena senza alimentarla. Interessante, capito, oppure niente, uno sguardo e poi guardi altrove. Marco Aurelio, nelle Meditazioni, scrisse qualcosa che chiude questi 3 passaggi in un solo principio. Togli il giudizio e togli il danno. Togli il danno e togli il problema. Il pericolo non era la provocazione, il pericolo era la tua risposta. Chi ti ha provocato davanti agli altri si aspettava che completassi la sua mossa. Non l'hai completata, hai lasciato il vuoto. E quel vuoto pesa su di lui, non su di te. Il gruppo lo ha visto, anche se non lo dice. Il silenzio scelto non è assenza, è la forma di presenza più densa che esiste. Se sei stato in silenzio in quel momento, per istinto, senza capire perché, scrivi nei commenti una parola sola. Silenzio. Basta quella, saprò che hai capito. E se conosci qualcuno che reagisce sempre davanti agli altri e poi se ne pente, condividi questo video. Potrebbe cambiare qualcosa. Nel prossimo video parliamo di qualcosa che forse fai ogni giorno senza accorgertene. Ti difendi, spieghi, giustifichi e non ti credono lo stesso. A presto, stoico!